ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ci siamo. Il Master GP, la possibilità di partecipare per me in un campionato è diventata realtà. Siamo infatti nella pista di Castelletto di Branduzzo e qui si terranno 3 delle 5 gare di campionato. Le altre 2 gare si disputeranno probabilmente a Cervesina e al Circuito del Varano. Devo dire che sono un mix di emozioni in questo momento. Ieri sera sono andato a dormire tardissimo, non riuscivo a prendere sonno e stamattina mi sono svegliato con le farfalle nello stomaco e l'intestino completamente sottosopra. Comunque, al di là di quello, sono veramente emozionato. Abbiamo un po' di attività da fare. La prima cosa è andare a sentire e a conoscere tutti gli altri partecipanti, fare un briefing con Andrea Zappa di Tecnica Moto, che è l'organizzatore di questo torneo, e sorteggiare le moto. Ovviamente non mi sono dimenticato della promessa che vi avevo fatto. Considerate che questo campionato è stato possibile anche grazie a voi, è una promessa. Infatti appena sorteggeranno le moto che guideremo oggi, io insieme a Lorenzo andremo ad attaccare gli adesivi che abbiamo realizzato con i vostri nomi, appunto per portarvi con noi nella gara. Assolutamente non finirò mai di ringraziarvi abbastanza per avermi dato questa opportunità e avermi fatto realizzare questo sogno. E niente ragazzi, adesso direi di andare a vedere le moto e a vestirci. Ed è da qui ragazzi che le cose si cominciano a complicare. Come avete visto dal video di Lorenzo nella giornata di ieri e dalle clip precedenti alla intro, sono caduto proprio in gara e il mio modo di raccontarvi il video automaticamente è dovuto cambiare. Avevo intenzione di farvi vedere per bene quelle che erano le prove libere, le qualifiche, e dopodiché commentarvi la gara. Come avete visto nei primi 2 minuti di video, 2 minuti e mezzo di video, sono andato a stringere molto su quelle che sono state le prove libere e le qualifiche, proprio per dedicarmi alla parte che sicuramente vi interessa di più: la gara, cosa è successo, come è successo e come sto. Prima di partire ragazzi vi dico subito che Lorenzo è in sesta posizione, io in settima, ma anche il quarto e il quinto girano tutti nello stesso secondo mio e suo. Infatti siamo tutti sull'1.24. Lorenzo ha fatto 1.24 e 4 nella Q1, io invece ho fatto 1.24 e 7 in Q2, quindi più o meno siamo tutti quanti lì. Direi di partire con la gara, che non ci vedrà schierati in griglia di partenza, quindi non si effettuerà una partenza da fermo, ma sarà una partenza lanciata con una prepista che si andrà a rimuovere dopo aver effettuato il primo giro di riscaldamento per le gomme. E niente, direi di andare a vedere questa gara insieme andando a commentare quello che succede. Allora, qui stiamo partendo, bandiera verde, quindi gara ufficialmente iniziata. Sono, come vedete, subito attaccato a Lorenzo, cerco di non lasciargli assolutamente margine e via di fuga per farlo distaccare. Abbiamo delle traiettorie differenti, alcune curve io le interpreto in una maniera, lui le interpreta in un'altra. Qui ragazzi cosa ho fatto? Ho cercato di recuperare il più possibile in frenata per stare veramente attaccato a Lorenzo e cosicchiare qualcosa in staccata per la prossima curva. Infatti effettuo l'attacco interno, sto dentro, la chiudo e supero Lorenzo. Adesso vedevo veramente vicini gli altri. Ero entrato in modalità Super Saiyan Ultra Istinto. Ho detto cazzo ce li ho, dobbiamo rosicchiare tutto lo spazio possibile e andare a prendere il prossimo.
dopo curva vedevo il pilota col numero 46 sempre più vicino al mio anteriore. Ho detto ce l'ho, è fatta, provo a farmi lo stesso attacco che ho fatto a Lorenzo al giro prima nella stessa curva. Arrivo in staccata, sbaglio completamente sia la traiettoria sia i tempi, i riferimenti per la staccata. Troppo largo, se ne va. A quel punto ho detto vabbè, non è per questo giro, aspettiamo di riattaccarci e proviamo l'attacco. Fino a che però ingresso in curva e cado al secondo giro, mannaggia la miseria, raga. Non ci volevo credere, non c'avevo parole, ho detto che cazzarola è successo, come ho fatto? Tuttora, rivedendo il video, non lo so, ho perso l'anteriore, ok? Ed è chiara questa cosa, perché la moto è scesa di botto giù, ma la traiettoria, allora, è differente da quella che fanno gli altri piloti, sono d'accordissimo, ma vedendoli girare comunque ho visto che le traiettorie le facevamo tutti quasi differenti, e ho detto come cazzarola è possibile se la traiettoria che ho fatto il turno prima, in qualifica, in prove libere, è questa, adesso la moto così ha deciso di lasciarmi. Quindi, raga, se avete una vostra teoria, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Vi dico già che non è neanche una situazione di troppo freno in mano, perché realmente lì avevo accennato la frenata e ero già in fase di rilascio quando sono caduto, quindi non capisco come ha fatto a chiudersi lo sterzo e a lasciarmi l'anteriore. Comunque, vediamo cosa è successo dopo. Non so perché sta in piedi. Occhio, aspetta, dimmi come non se la senti. Aspetta, se riesci a alzarselo solo, se no. Davanti. Da davanti, tiralo davanti. Vai. Sì, grazie. Già che devi andare all'ospedale. Alla costola? Sì. Passiamo adesso a quella che è la parte che spero vi interessi di più. Come sto, come non sto, cosa mi sono fatto. Allora, prima di arrivare a questo punto vorrei un attimo commentare quello che è stato la caduta e la sofferenza, il dolore che ho provato e cosa si prova in quei momenti, per trasmettere a voi queste emozioni e insomma in qualche maniera farvi vivere quello che ho vissuto io. Vi posso dire che nel momento della caduta ho dato una botta forte alla parte del braccio e delle costole, quindi il costato, e una volta arrivato in via di fuga ho cercato di rialzarmi, ma non ce l'ho fatta perché la botta mi aveva completamente spezzato il fiato e mi sono steso per terra. Considerate che è una sensazione veramente brutta quando provi a respirare e non riesci, un po' per la fitta, un po' per il dolore, un po' per la paura e lo spavento che hai in quel momento. L'adrenalina è vero che ti aiuta a non provare più di tanto dolore, ma una volta che va via realmente devi fare i conti anche con quello. Lì per lì veramente penso di aver avuto una pressione molto bassa, perché mi mancavano completamente le forze, non riuscivo neanche a tirarmi su e mi sono dovuto fare aiutare da Dario e gli altri ragazzi che mi sono venuti prontamente a soccorrere. Tendenzialmente penso e spero di non essermi rotto nulla, forse mi sono fatto una microfrattura da quanto hanno detto i medici, o forse una costola incrinata o più costole incrinate. Attualmente il problema maggiore che ho è il fatto della spalla, che mi fa male, anche se tendenzialmente sta migliorando giorno dopo giorno. Dopo aver sentito il parere esperto di un ortopedico mi ha detto di aspettare 10-15 giorni e se il male alla spalla non passa di andare a fare una risonanza, perché magari potrei aver stirato i legamenti. Fortunatamente a livello della spalla e della clavicola nulla di rotto. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto come al solito, vi ringrazio tantissimo per il supporto e per i bei messaggi che mi avete mandato in direct su Instagram, su Facebook. La prima gara purtroppo è andata così, mi rode veramente tanto il culo perché sicuramente l'errore è stato il mio. Poi leggerò tutti i commenti ovviamente per capire anche un po' di più quale può essere stato l'errore, anche se principalmente penso che potrebbe essere una traiettoria sbagliata. Non ve lo so dire, quindi mi rimetto a voi nei commenti, leggerò insomma i vari pareri che
che andare a dare, ma al di là di quello vorrà dire che le prossime 4 gare dobbiamo essere belli concentrati, belli carichi, anche perché 2 delle 4 saranno a Castelletto di Branduzzo. E niente, mi sono veramente divertito tantissimo, è stata un'esperienza molto molto figa. Detto ciò ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, da Freccia Verde è tutto, mi raccomando iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like a questo video, non mi resta altro che salutarvi, ciao! Yeah.